Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures of Death, io sono Stefano e su questo canale ci divertiamo ad imparare insieme come dipingere miniature. In questi giorni sta arrivando nelle nostre case il Kickstarter di Zombicide Second Edition, anche se con un po' di ritardo devo dire. Non era mai successo con i precedenti Kickstarter di Black Plague e Green Horde, il Kickstarter è sempre arrivato prima della versione retail. Questa volta non è capitato così. Va detto veramente zella, devo dire. In ogni caso, io che non ho partecipato al Kickstarter ho potuto mettere mano su una miniatura del nuovo Zombicide grazie a The Army Painter che mi ha fatto provare in anteprima il nuovo pen set di Zombicide Second Edition, che al suo interno contiene Phil, il poliziotto, una delle esclusive Kickstarter. Qui qualcuno ha storto il naso perché era un'esclusiva, ma in realtà se andavi a leggere in piccolo c'era scritto che la miniatura poteva essere presente in altre promozioni. Appunto il pen set di The Army Painter che la contiene gratuitamente. Free. Detto questo iniziamo subito a dipingere Phil utilizzando solo i colori del pen set, con una piccola eccezione nel finale, rimane fino alla fine. La seconda edizione di Zombicide porta con sé una valanga di novità rispetto alla prima, soprattutto riguardo alla qualità delle miniature, che ora sono di un materiale molto più rigido e dai dettagli molto più definiti. Ho dipinto tutta la prima edizione di Zombicide in passato e posso assicurarti che questo Phil non ha nulla a che vedere con quello della vecchia generazione. Questa miniatura era stata presentata come Kickstarter Exclusive Deckmon durante la campagna di crowdfunding, ma nel regolamento era comunque scritto che poteva essere presente in altre successive offerte. È il caso di Zombicide Second Edition Paint Set di The Army Painter, che oltre a ben 20 Warpaints ed un pennello contiene in regalo la miniatura e la scheda personaggio di Phil, il poliziotto. The Army Painter mi ha fatto avere questo nuovo pen set per provarlo, ho così dipinto proprio Phil usando unicamente i colori del set. Se ricordi te l'avevo mostrato con un unboxing di qualche settimana fa, se vuoi rivederlo trovi il link qui in alto a destra. Vediamo quindi come dipingere Phil con il Zombicide Second Edition pen set di The Army Painter. Come sempre in questi casi ricorda di pulire la miniatura dalle linee di fusione, fai attenzione al taglierino e cerca di limare tutti gli eccessi di stampa. Queste nuove miniature sono ben realizzate, ma qualcosa rimane sempre. Finito di pulirla, arriva il momento di una bella spruzzata di primer ad aerografo. Io preferisco sempre quello nero, ma nulla vieta l'uso di un grigio o di un bianco, dipende sempre da come ti piace dipingere. Zombicide Second Edition Paint Set è davvero ben composto secondo me, presenta 20 colori, il pennello e la miniatura in regalo come abbiamo già detto. I colori sono composti da 2 metallizzati, 3 shader e una selezione di colori ben articolata per realizzare l'intero gioco base. Ho iniziato a dipingere Phil con del Dirt Splatter, un marrone con cui ho deciso di realizzare i pantaloni, seguendo le illustrazioni della scheda personaggio e sulla scatola del set. Nel farlo ho dato preferenza alle parti esposte alla luce, sfruttando il primer nero per le zone d'ombra. Non ho quindi dipinto coprendo completamente l'area dei pantaloni, ma cercando di creare dei giochi di luce che diano profondità al modello.
Molotov Flame è un arancio caldo, forse un po' azzardato usarlo come base per l'incarnato, ma alla fine ha fatto bene il suo lavoro. Quando utilizzi questi colori molto accesi su primer nero è necessario usare almeno 2 mani di colore, ma assicurati che sia ben diluito in modo da non creare uno strato troppo spesso che possa rovinare i dettagli della miniatura. Wanda Blonde è un giallo ocra che ho trovato perfetto come base per la mazza da baseball di Phil. Zombie Skin, che ricorda molto il Necrotic Flash di The Army Painter, è un verde chiaro olivastro, in questo caso l'ho usato come base per la camicia da poliziotto di Phil. Anche in questo caso, come per i pantaloni, ho sfruttato il primer per marcare le ombre, evitando di dipingere le pieghe più nascoste, ad esempio sotto le ascelle. Phil dispone di un gilet da militare, avevo bisogno di un verde più scuro del Motley Clothes presente nel set, ho così dovuto scurirlo con una punta di nero per spegnerlo un po'. Per variare un po' le tonalità, a questo punto ho iniziato a mescolare e a utilizzare i colori già presenti in Wet Palette. Ho così ottenuto un marrone più desaturato e chiaro, utile per il fucile sulla schiena e quello a pompa che imbraccia. Stesso colore anche per la fodera della pistola e per diverse cinghie che Phil indossa. Da queste immagini forse puoi notare meglio come tende a lasciare un bordo nero tra un colore e l'altro in modo da accentuare le ombre. Allo stesso modo ho creato dai colori già usati anche un biondo spento come base della capigliatura di Phil. Il colore può sembrare un po' chiaro, ma è voluto così perché tra poco lo shader lo scurirà. Filthy Sweet è un grigio chiaro che ho usato come base per dare dei punti di luce ai guanti neri di Phil.
e un colore di base più chiaro per gli occhiali. Essendo però per questo scopo troppo chiaro, l'ho scurito mischiandolo con del nero. Anche questa volta quindi ho usato il primer nero come base e schiarito solo alcuni punti con il grigio così ottenuto per realizzare dei punti di luce. Machine Gun Metal è uno dei due metallizzati presenti nel Zombicide Second Edition Paint Set. L'ho usato come base per la canna di fucile e la pistola. Ho poi usato lo stesso colore per i bottoni delle varie saccocce del gilet. Come sempre, dopo i colori di base è tempo di stendere un po' di shader, cominciando dal flash wash, pensato per gli incarnati come da nome, che ho steso su volto e braccia. Finito con il flash wash, sono passato allo strong tone, un marrone, su praticamente tutto il resto della miniatura, non avendo uno shader verde a disposizione nel set. Come già detto, infatti, era mia intenzione dipingere questa miniatura esclusivamente con i colori del Zombicide Second Edition Paint Set, senza l'uso di altri colori a mia disposizione. In altri casi avrei preferito usare un Military Shader di The Army Painter, un wash verde appunto. Finito di asciugare, ho utilizzato di nuovo i colori usati come base per ridare luce ai punti più esposti alla luce delle varie tonalità. Ho iniziato dall'incarnato riprendendo dapprima il Molotov Flame puro, poi diluito e mescolato con dell'Abomination Skin.
Per la light dei pantaloni ho usato il marrone ottenuto in precedenza per il colore base usato sulle armi. Per la capigliatura ho usato il Wanda Blonde, dando qualche colpo di luce alle estremità. Solo nel caso del gilet ho usato il modo di clothes puro, quando prima invece l'avevo scurito con del nero. Questo per contrastare di più e far risaltare le numerose tasche. Come ultimo tocco mi sono permesso un effetto un po' particolare per gli occhiali a specchio, utilizzando del Fairy Dust dal Metallic Color Paint Set, sempre di The Army Painter. Questo colore infatti rende metallizzato qualunque altro colore, cosa che mi ha permesso di ottenere una tonalità metallizzata di Zombie Skin da usare sulle lenti. Una linea bianca per i denti e il gioco è fatto. Devo dire che questo paint set lo trovo veramente completo, a prescindere che tu voglia dipingere Zombicide, può esserti utile per iniziare a dipingere qualunque altra miniatura. Al suo interno infatti sono presenti una vasta gamma di colori che copre quasi tutte le tonalità necessarie per iniziare. Compresi i due argento e i tre shade, hai veramente tutto per cominciare. Magari puoi aggiungere un giallo e un oro e completare così veramente un piccolo set di colori. Detto questo non mi rimane che salutarti, invitarti ad iscriverti al canale se non l'hai già fatto, fammi sapere in un commento cosa ne pensi di questo paint set. Ti ricordo inoltre che ci sono vari modi per sostenere Miniatures of Death. Se questi video hanno un valore per te e stai imparando cose nuove, ti invito a sostenermi utilizzando i link che trovi in descrizione. C'è Patreon, c'è la Money Box su PayPal, piuttosto che gli acquisti su Amazon. Scegli quello che più fa comodo a te. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!